Buongiorno e ben trovati amici. Ciao a tutti! Siamo ripartiti dall'autolavaggio perché più puliti di così non possiamo essere. Charlie è splendido, splendente e noi abbiamo voglia di scoprire ancora questa parte un po' più misteriosa, ma pare essere altrettanto interessante, del sud-est della Bulgaria. Infatti non abbiamo preso la strada, diciamo quella più grande, più importante, ma abbiamo preso la 99, che è una stradina più piccola che si inerpica un po' in queste basse montagne, perché in questa zona non ci sono catene montuose alte, ma che promette bene perché pare che ci siano dei borghi molto interessanti da quello che abbiamo letto. Poi il paesaggio già è notevole, con questi alberi colorati, con queste foglie illuminate dal sole, perché c'è il sole! Esatto, ha messo qualche giorno di sole, quindi ce lo godiamo appieno. La strada non è delle migliori, non dico che è una mulattiera perché abbiamo visto passare la signora con i cavalli. Esatto. E quindi è una cavaliera. Esatto. Sì, e poi perché siamo stati in Georgia e Armenia e abbiamo visto strade peggiori, probabilmente solo per quello. Però se ci vedete saltellare, insomma, sappiate che non è asfaltata benissimo, diciamo. Non è una strada molto trafficata, diciamo. Sì, però sapete che a noi ci piace scovare le cose non convenzionali e quindi, insomma, abbiamo preso questa meta. Ora raggiungiamo il primo villaggio, il primo borgo, perché poi di fatto grandi città qua non ce ne sono, che racchiude una storia particolare. Questa strada è uno spettacolo! Che colori! Mamma mia, bellissima! Questa zona che stiamo attraversando, ragazzi, è un parco naturale. Il nome è uno di quelli impronunciabili, più consonanti che vocali, io non riesco a dirlo, e quindi ve lo scriviamo qui sotto. Abbiamo subito il comitato d'accoglienza. Ciao, oh ciao bellina, è la femminuccia. Ciao, come sei bellina, come ti Chiedigli va? un po' dove siamo arrivati. Dove siamo arrivati? Dove siamo? Dove siamo arrivati? Ce lo dici il nome di questo posto? Dove Siamo nella frazione di Balgari o Bulgari, a seconda di chi lo legga. E ci siamo fermati qui perché questo è il luogo che ha una storia dietro di sé. Esatto, anche qui c'è lo zampino del signor UNESCO, che ha praticamente preservato una tradizione, una forte tradizione che si svolge in questo borgo in un periodo dell'anno. Ci ha accolto il signore qui del paese, Sì, ci ha chiesto i nomi, carino. molto carino, e ci ha detto di venire qui a leggere
i cartelloni con le informazioni. Come vi dicevamo, siamo all'interno di un parco e qui ci sono tantissimi sentieri da fare a piedi, ovviamente, e sono dispersi in ogni direzione. Abbiamo visto anche tutti i cartelli con le indicazioni sia in termini di tempo che di chilometri. Mentre qui c'è il cartellone con tutta la storia del paese. Siamo arrivati in questo villaggio di bulgari che si sviluppa praticamente tutto attorno a questa piazza centrale. Ma perché siamo qui? Perché qui c'è la culla di uno dei folclori più autentici e misteriosi, se vogliamo, della Bulgaria. Stiamo parlando del nestinarstvo, che è la mistica danza sulle braci ardenti, che è una delle tradizioni più misteriose e antiche. Rischia di sopravvivere purtroppo solo come attrazione turistica in questo momento. Il rito è di origine pagana, però poi è stato assorbito dalla tradizione cristiana. Ma in cosa consiste questo rito? Le origini del nestinarstvo, parola che deriva probabilmente dalla parola greca estia, fuoco, si perdono nella notte dei tempi. Sembra che i riti propiziatori di questa natura, dedicati alle divinità solari, fossero già diffusi tra le tribù trace, che abitavano la penisola balcanica prima della conquista romana. Secondo varie fonti, la forma moderna del rito, che è legata alle festività dei santi Costantino ed Elena, il 21 maggio, quando appunto si tiene, diciamo, lo spettacolo maggiore, si è venuta delineando nei primi secoli della dominazione bizantina. Ma come si svolge questo rito? Il rito ha inizio subito dopo la messa, quando dalla casa del danzatore, nestinaro si chiama proprio il danzatore, o dalla danzatrice, viene preso uno speciale tamburo che si chiama tapan, che è utilizzato esclusivamente in questa occasione e che insieme a una cornamusa tipica di questa zona accompagnerà appunto l'intero svolgimento della danza. Parte subito un ritmo ipnotico della musica e alcuni di questi nestinari, danzatori appunto, cadono in una vera e propria trance. Tutta la sera il villaggio si stringe intorno a festa, banchetti. Al calar del sole le braci vengono distese in cerchio, qui in mezzo alla piazza. Tutti si recano intorno a questa piazza per assistere al mistero di questa danza. Infatti la cosa particolare ed estremamente sorprendente è che questi danzatori, ragazzi, danzano proprio sulle braci ardenti, sul fuoco. Quindi i danzatori cadono in una sorta di trance. Dice che afferrino un'icona che raffigurano i santi appunto di Costantino ed Elena ed inizino, ovviamente scalzi o pare al limite solo con delle calze, a danzare su questi carboni ardenti. Varie teorie sono state proposte per spiegare questa misteriosa, perché di fatto così deve essere chiamata, capacità di questi nestinari di danzare per minuti. Non è che poi si appoggiano e poi scappano, danzano per minuti su queste braci a piedi nudi. Ci sono varie teorie. Una di queste due teorie che tenta di spiegare questo tipo di danza è che questa trance, questa sorta di ipnosi riuscirebbe in qualche modo a immunizzarli, in modo tale che loro non sentano il dolore quando si trovino in questa fase. La seconda teoria, quella un pochino più realistica, come motivazione riporta il fatto che questi danzatori per lo più erano contadini, persone non abbienti, che non avevano i soldi per comprarsi le scarpe, quindi spesso camminavano scalzi e questo camminare scalzi avrebbero reso loro dure e insensibili le piante dei piedi. In questo modo non avrebbero appunto sentito il dolore. Però fino ad oggi queste teorie rimangono soltanto un mistero. Pensate che secondo le credenze popolari i nestinari erano in grado di prevedere le calamità naturali, di prevedere l'arrivo della grandine e quindi erano anche in grado di comunicare al villaggio cosa fosse necessario fare per evitare che queste cose avvenissero. Purtroppo i veri nestinari sono andati, diciamo, perduti e questa tradizione dei balli sopra le braci e sopra i carboni ardenti è diventata per lo più un'attrazione turistica e nel periodo di maggio infatti molti turisti vengono qui ad assistere a questi spettacoli. Noi ovviamente purtroppo siamo fuori stagione, ben lontani dal mese di maggio, però ci piaceva raccontarvi questa tradizione che è stata preservata, come vi dicevo prima, anche dall'UNESCO, che l'ha inserita nella lista dei beni immateriali,
e vedere questo borgo che è ancora autentico, perché è piccolissimo con questa piazza centrale, però ce lo immaginiamo anche in quell'atmosfera. Soprattutto perché è più caldo. Sì, soprattutto perché a maggio è più caldo. E poi se non fosse abbastanza caldo, puoi sempre camminare sui carboni ardenti. Esatto, stai lì e ti scaldi. O al limite farci 2 salsiccine. Ti pareva, rovina tutta la poesia, no? Però Vabbè, a parte gli scherzi, ragazzi. A parte gli scherzi di fede, sono poche queste tradizioni vere, che uno ci creda, non ci creda, comunque loro le svolgono, ecco, questo è reale, insomma. Come facciano ve lo lasciamo immaginare, non lo sappiamo e magari il bello è che non vadano spiegate certe cose, ecco, diciamo così. Una storia molto molto interessante, e questo, ragazzi, è il cerchio dove vengono stese i carboni ardenti e dove viene effettuata la danza. Io con questo freddo, perché c'è un ventolino qua su che siamo un pochino in quota, 2 carboncini ardenti, 2 braci non ci starebbero male. Poi ora c'è anche la nuvoletta di Fantozzi che ci ha messo in ombra. Sì. Perché qui, come vi dicevo, siamo nel parco e abbiamo letto che la quota più alta arriva sui 700-800 metri, quindi non siamo altissimi, però insomma un pochino più del livello del mare. È un paesino di mezza montagna, insomma, quindi d'estate probabilmente si sta molto molto bene qua. E se ne sentivate la mancanza, anche qui abbiamo la macchinetta del Lavazza. Ci starebbe anche bene, un caffettino caldo. Continua questa meravigliosa strada che attraversa il parco e scopriremo altre chicche. Abbiamo trovato un punto dove poterci fermare e assaporare la bellezza del bosco, con tutte le foglie per terra. È bellissimo camminare sulle foglie secche, nel silenzio più assoluto. Si sente solamente il rumore della brezza di questo leggero venticello e il cinguettio degli uccellini. Bellissimo. Lungo il percorso ci siamo fermati qui nel paesino di Grammatikovo. Dal nome un po' singolare, Grammatikovo, ma da dove deriva di fatto questo nome? C'è una storia, perché ci siamo informati. Una piccola leggenda. La popolazione dell'epoca che viveva qui nei dintorni erano prettamente agricoltori, contadini. Però c'era una comunità di monaci che viveva praticamente qui nei dintorni e che fuggiva dalle incursioni degli ottomani. Si rifugiarono qui nei dintorni e si mescolarono alle popolazioni locali. Anticamente fu ritrovata qui nei dintorni in un campo una pietra con una mano che sorreggeva una penna dell'epoca. Era insolito perché la popolazione che viveva qui erano tutti contadini, agricoltori,
che non avevano studiato e non sapevano tenere la penna in mano per scrivere. Quindi sono state fatte delle ricerche e hanno dato una spiegazione all'etimologia di questo nome, Grammatikovo, no? Grammatica, cioè perché questo? Perché un nucleo di monaci che fuggivano alle incursioni degli ottomani si rifugiò proprio qui, insieme alla popolazione dell'allora insediamento di Grammatikovo. I monaci ovviamente avevano studiato, erano istruiti, quindi è molto probabile che questa pietra, questo ritrovato, sia da attribuire a loro stessi. E da lì è rimasto il simbolo del paese, della cittadina, e si è data una spiegazione a questo ritrovamento. Anche questo paese è un luogo dove i nestinari facevano le loro danze sulle braci. Infatti i nestinari non si trovano solo nel paesino di Bulgari, ma in tutti i paesini che circondano queste foreste, e durante il periodo di maggio spesso vengono anche raggruppati tra di loro, essendo anche pochi, spesso si raggruppano e fanno dei balli tutti insieme. Purtroppo, come vi abbiamo già detto, a Bulgari è un rito che sta andando perduto. Veramente impegnativi. Ora questo è oro, ma prima abbiamo fatto un pezzo che era una groviera. Questo è buono, diciamo, come fondo, ma infatti il navigatore dava diverse ore di percorrenza, e poi l'abbiamo letto anche cercando varie informazioni sul web, che era una strada un po' impegnativa a livello di fondo, però fatta con il giusto tempo, con calma, di giorno, si fa. Chissà quanti camper sono mai passati da questa strada. Non sono tutti sciagurati come noi. Guarda questi tronchi dove sono aggrappati praticamente, cioè incredibile. Ogni tanto ci fermiamo per gustarci un po' il bosco in tutto il suo splendore, e vi facciamo vedere anche il sistema antincendio che viene adottato in questi luoghi. Se c'è un fuoco, qui abbiamo a disposizione le pale per poter coprire con la terra le fiamme. Molto semplice ma efficace. Ma questo sarà tipo il passo? Vedi, c'è la mula, questo è il passo della polizia. Qui ce lo sto. Che ne so. No, perché fa il controllo. Hello, good morning. Border police. Border police. Yes, border check. Inside? Yes. Yes. Sì, ci siamo andati.
vai, confanando. Madonna. Non siamo. Questo è incazzato. E questo è il terzo, ragazzi, cioè è il terzo posto di blocco, nemmeno posto di blocco, perché il posto di blocco è organizzato praticamente lungo questa strada nel parco. Ogni tanto ci sono delle volanti della polizia, non abbiamo capito bene se sia forestale, una aveva scritto sopra gendarmeria, quello abbiamo letto. Insomma, praticamente ci fanno segno di fermarci o ci sfanalano. E poi noi pronti con i documenti, invece non gliene frega niente di vedere i documenti, vogliono vedere dietro. Tutti, Probabilmente questa, essendo una strada nascosta, perché come vi dicevo passa in mezzo a questo parco, e soprattutto è una strada di confine, perché qui a pochi chilometri c'è il confine con la Turchia, stanno molto attenti e fanno molti controlli e sospettano, visto che noi siamo tutti belli chiusi e blindati, sospettano che abbiamo dei clandestini a bordo. Questo è quello che abbiamo pensato. Oppure sono dei nostri followers che vogliono vedere Ciardi dal vivo, capito? Allora, mi fai a vedere dentro com'è questo camper, ma guarda bello che è. Ma perché la prima cosa, buongiorno, e noi italiani diciamo dove andiamo, non gliene frega niente, cioè non gliene frega niente. Loro ti indicano dietro, ti dicono mi apri subito, e quindi si scende. Fede gli ha fatto vedere dietro il garage, e poi gli diciamo è un camper, come diciamo questo, ok, buon viaggio, arrivederci, ma tutti vogliono vedere dietro. Prevedo che ne faremo ancora diversi di questi incontri. Infatti, siccome sono già 3 a distanza ravvicinata, veramente, ci aspettiamo anche il quarto, come si dice, no? Non c'è 2 senza 3 e il quarto viene da sé. Vabbè, ma siamo tranquilli, perché basta che non ci facciano tirare fuori tutto il garage di Charlie, perché sennò facciamo notte dalla roba che c'è da là dentro. E noi Poi, abbiamo ancora da mangiare, ecco, tutto questo. Non siamo tranquilli perché ci abbiamo ancora da pranzare. Sono le 2 passate, ma volevamo arrivare alla città più vicina, che è Malco Tarnovo. Mancano pochi chilometri, quindi ormai abbiamo detto arriviamo lì e poi facciamo un bel pranzetto. Però continuano a fermarci, questi sono curiosi, ci fate perdere tempo, diglielo. Infatti. Laggiù forse il centro non era là, c'era una piazza. C'erano i tiburoni. Ma vuol dire, laggiù c'era una piazza. Provo a girare di là. Guarda là, che paesino, questo è un po' sgarrupato. Sono luoghi fuori dal mondo. Sì, davvero, cioè non le puoi descrivere a parole, perché non saprei da che parte cominciare. Questo posto, ragazzi, è fuori dal mondo. Ci sono in giro solamente mezzi militari, le Watts, la gente va in giro con la Watts e niente più. È tutto un po' scombussolato, strade sconnesse. Questo c'ho la Lada Niva. Lada Niva. Ora cerchiamo di raggiungere un posticino che sulla carta dovrebbe essere abbastanza interessante e poi faremo anche il pranzo lì. Sì. Bisogna vedere tutto la condizione della strada, anche se ci permette di arrivare. E all'elenco di Fede manca da aggiungere anche la gendarmeria, che come vi abbiamo detto ferma ogni 3x2. A destra si va a Burgas, ma a sinistra si va ad Istanbul. Si vede il primo cartello per Istanbul, ragazzi. Che poi non ci hanno scritto Turchia, border, confine turco, eccetera, eccetera. No, ci hanno scritto Istanbul, troppo forte. Qui stiamo uscendo dal paesino che si chiama appunto Malco Tarnovo, perché vogliamo andare a vedere un'attrazione in natura, sempre che sia fattibile.
Ed ecco la chicca che abbiamo raggiunto, la cascata di Dokuzak. Bella, Ci siamo fermati qui, abbiamo fatto un pranzetto veloce, ma veloce, ma veloce. Un altro, gattino. Siamo circondati dai gatti. Tra gli amici pelosi che ci vengono a salutare e piangono. Ora avranno qualcosa anche per il loro pranzetto. Diamo da mangiare anche a loro. E volevamo rilassarci un attimo qui in natura, però si è annuvolato di nuovo il cielo, c'è tanta alternanza di sole e nuvole e come va via il sole vi assicuro che è gelida l'aria. Perché vi ricordiamo che siamo un pochino in quota, non tantissimo, saranno 300-400 metri sul livello del mare, però si sente. Si sentono. Però stare qui col suono della cascata è molto rilassante. Ce la godiamo un pochino e poi ritorniamo nel paesino. C'è un parcheggio vicino a un piccolo supermercato, facciamo qualche spesa. Dobbiamo spendere gli ultimi leva bulgari. Detto questo perché... Perché? Oh. Immaginate. Immagina poi. Vieni, Ecco, ho fame. Ho fame. vieni, mangia. Un po' di patè anche per lui. Grazie al mielino, vieni, mangia anche te. Sono due, c'è anche quello nero. Mangia e fai bravo, dai. Guardate che area attrezzata carina, ci sono le griglie, è tutta coperta con un bel tavolo e lì dietro a Fede c'è un camino con tanto di legna che ci hanno lasciato. Guardate un po', per chi volesse grigliare due cosine. Magari con il caldo. Ecco, infatti stavo dicendo con temperature più adeguate. Però, insomma, è ben attrezzato questo posto. Bello, ci piace. Sono belli affamati questi gatti, eh? Vabbè, magari qui non trovano molto, poverini, E stiamo rientrando in paese, a Malko Tarnovo. Che è scritto proprio lì. Chiaro, no? Qui che abbiamo gli spaghetti alla carbonara, ti rendi conto? Eccola qui, la birra tipica della Bulgaria. 2,60, quindi 1,30 €, buono. Questo che sugo, La birra più tipica è questa, la Kamenica, 1,60, 80 centesimi. Si prova anche questa. Qui c'è anche il caffè Lavazza, non poteva essere altrimenti, ma costa 7 € un pacchetto. Abbiamo speso le ultime banconote che c'erano rimaste, abbiamo comprato quello che ci serviva, tra cui due birre locali, la Kamenica e non so come si pronunci quest'altra. Comunque queste sono le birre, se le sapete leggere queste scritte, L'innominabile. le innominabili dovrebbero essere le più buone della Bulgaria, almeno. Ora ci spostiamo e raggiungiamo il parcheggio dove dormiremo questa notte.